Questa è una grande confessione che in realtà faccio spesso. Bella domanda. Me ne vado per la tangente per rispondere a una domanda come questa, perché il primo incontro che io ho fatto che mi ha spinto a raccontare questa storia è stato probabilmente quando avevo 16 anni, ossia quando feci il mio primo picchetto operaio alla Melfi della Fiat, e lì mi portai la mia prima telecamera e feci la mia prima intervista a un operaio della Fiat. Lì decisi pensai che raccontare le storie degli operai fosse una delle mie prime ragioni di vita, insomma anche professionalmente è stata molto istruttiva come cosa, quindi da allora sono stati tutti incontri molto formativi e decisivi per portare avanti i lavori poi come sci. Sci è solo l'ultimo di un percorso che mi vede sulle tracce delle lotte del sapere operaio che insomma culmina oggi nel percorso di sci, però appunto tutto il percorso fatto fino ad oggi è costellato di incontri che hanno reso decisivo ogni passo. Però il primo incontro decisivo è stato all'età di 16 anni probabilmente. Prima di essere, come dire, autore del film sono un antropologo, quindi tutti i lavori che faccio sono accompagnati da un lungo percorso di ricerca etnografica. Fare un percorso di ricerca etnografica significa inserirsi nella comunità che si va a indagare e che si vuole raccontare, quindi significa vivere con i propri protagonisti per un lungo periodo di tempo. Io in Vietnam ci lavoro da oltre 12 anni e in particolare nel parco industriale di Bac Ninh ci ho vissuto per un primo periodo di circa 7 mesi nel 2020, poi ci sono tornato, proprio la quotidianità l'ho condivisa con le operaie per almeno un paio di anni, almeno, proprio con quelle protagoniste. Condividi quel percorso quotidiano, lo senti sulla tua pelle, questo rompe la barriera e fa sì che abbracci la causa e i protagonisti soprattutto abbracciano il lavoro che stai facendo e diventa un lavoro condiviso, quindi è quello che poi rompe la barriera della lingua, la barriera culturale, della diversità culturale, della provenienza, e quello su cui invece si fa unione è il riconoscimento di appartenere alla stessa classe, alle stesse radici, che sono le radici della working class a cui io appartengo. Quindi quell'unità è nata nel momento in cui le operaie hanno riconosciuto in me una persona che era dello stesso lato della barricata sostanzialmente, quindi parliamo la stessa lingua in quei termini. Quindi nonostante le differenze linguistiche abbiamo trovato quell'unità di radici comuni. No. Quello che forse mi rimane più impresso da questa esperienza di sci è stato come la classe operaia in parte è completamente sfaldata in questo momento storico, in parte anche lontana dall'immaginario che io ho costruito della classe operaia in tutti questi anni, appunto di come la immaginiamo molto spesso in Occidente, no? La classe operaia che la associamo solitamente a quella che è stata negli anni 60-70, quindi una classe operaia combattiva, organizzata, unita. Invece quello che mi hanno insegnato le operaie durante il percorso di ricerca è stato che la classe operaia in questo momento è completamente sconfitta, annichilita da un capitale che si è evoluto molto in termini di oppressione e sistema di controllo, mentre io mi aspettavo, anche nell'esperienza laboratoriale, mi aspettavo di trovare delle operaie agguerrite ma anche nei fatti, quindi pronte a distruggere il set che avevamo creato, pronte a tirare fuori la rabbia. Invece ho trovato delle operaie arrabbiatissime ma anche stanchissime, quindi quello che vediamo nel film non è una resa, però è un messaggio che ci stanno mandando e siamo stanche, dobbiamo fermare la produzione, c'è bisogno di ripensare questo modello di produzione qui e siamo a un punto tale di annichilimento che quello che vogliamo è essere riconosciute come esseri umani, quindi come dire, ci massaggiamo invece di protestare, cerchiamo calore umano, quindi come dire, c'è bisogno proprio di riumanizzare i lavoratori, le lavoratrici, perché quello che mi hanno insegnato appunto è che la disumanizzazione parte dallo sfruttamento del lavoro, da quella disumanizzazione si arriva alla punta dell'iceberg che oggi magari è il genocidio a Gaza, cioè partendo dalla disumanizzazione puoi fare di tutto, sfruttare una persona 12 ore al giorno
renderla un automa, non riconoscerle un'identità che è nascosta dietro un uniforme che nasconde anche il volto, il nome, i bisogni primari, e arrivi fino all'annichilimento di un popolo intero. Quindi è un messaggio molto pericoloso quello che ci stanno dando gli operai oggi, che parte da un discorso di sistema. Appunto, non abbiamo raccontato il caso peggiore, abbiamo raccontato una delle migliori aziende al mondo lì, in realtà. Quindi gli operai ci hanno messo in guardia con quel messaggio che ci danno di stanchezza, di necessità di riposare, di fermare tutto e di ritrovare l'umanità. Quindi quella è l'esperienza più importante. Quindi hanno ridisegnato in realtà il mio immaginario della classe operaia, che non è più legata a quella degli anni 60-70, ma sono le nuove operaie che non hanno la classe in sé, non si riconoscono più in una classe vera e propria e stanno cercando in tutti i modi di sopravvivere, perché quelli sono metodi, come dire, un metodo di sopravvivenza. Questo forse è quello che mi è rimasto più impresso. Sì. E vabbè, fare cinema poi è, secondo me, arrivare all'umano, quindi raccontare dietro il pensiero che avevo io anche prima di iniziare questo film, quindi con tutto il bagaglio che mi portavo dietro dell'immaginario della classe operaia, della lotta di classe, era vedere il campo, quindi vedere sul campo dove mi avrebbe portato la ricerca, dove mi avrebbero portato le mie protagoniste. E le protagoniste significa accendere la camera e aspettare, avere la pazienza di capire, dare il tempo giusto alle protagoniste di esprimersi. Avere il tempo di ascoltare significa riconoscere il tempo dell'altro, riconoscere l'altro, essere aperto a capire che siamo diversi anche nel pensiero, nel voler esprimere le proprie idee. Sci è un film che va oltre quello che io penso. Le operaie non incarnano quello che io pensavo, raccontano il loro percorso, la loro identità, e a me mi ha spiazzato. Quindi accendere la camera significa dare il tempo agli eventi di accadere e dare il tempo agli eventi di sorprendermi, e quindi capire veramente, cioè la camera deve diventare un catalizzatore di relazioni, di eventi che ti aiuta a capire di più quello che stai raccontando. Questo è successo per fortuna in Sci, non era quello che mi aspettavo che uscisse come risultato finale, e quindi sono grato ancora una volta di aver avuto il privilegio di fare questo lavoro.